Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video e in questo continuo dell'esperienza di un giorno a Bolzano nel Trentino Alto Adige. Infatti, dopo aver visto i mercatini di Natale più grandi d'Italia in piazza Walter, che se non hai visto ancora il video ti lascio il link qui in alto, abbiamo continuato il nostro tour incamminandoci verso il Duomo di Bolzano. Ma non vedremo solo il Duomo, vedremo moltissime altre attrazioni e soprattutto andremo al Museo Archeologico del Trentino Alto Adige, dove migliaia di persone da tutto il mondo si riuniscono per incontrare Ozi, ovvero la mummia più antica conservata meglio al naturale, quindi senza una mummificazione, ma si è conservata al meglio in quanto è stata ritrovata all'interno di un ghiacciaio, quindi essendo rimasta per moltissimi anni all'interno del ghiacciaio si è conservata nel miglior modo possibile. Ma questo lo vedremo nel corso del video, quindi resta fino alla fine. Detto questo, buona visione. Ok, adesso stiamo costeggiando il Duomo, che è questo qui, in cerca del suo ingresso. Però è veramente grosso sto Duomo, è bellissimo. E qua ci sono tutte queste sculture di legno. Andiamo a scaldarci le candele, zio. La mia GoPro come la assorbe la luce, sembra molto più luminosa. Vedo da lì. Praticamente sto ragazzo qui è morto perché non ha accettato di sottoporsi alle regole al regime di Hitler. Ok, lasciamo alle nostre spalle il Duomo di Bolzano, ovvero questo qua, ovvero il Duomo più buio che io abbia mai visto. Ho mai visto un Duomo così buio. Con le torce devi entrare. E adesso raggiungiamo la chiesa domenicana, che è poco distante da qui, circa 100 metri. E guardate cos'è strana questa... È tipo un calendario dell'avvento secondo me, fra. Questo qua. O sono le stanze dell'hotel? Secondo me era più figo fare il calendario dell'avvento. No, non va, chiusa. Però Supertramp non si lascia fermare da una sbarra. Voilà. Ok, questa è la chiesa e vediamo dentro com'è. Fa freddissimo ragazzi, ma sai, freddissimo. Ah, siamo solo noi. Che strano che chiudono le porte delle chiese quando sono aperte. La chiesa dei Domenicani, in tedesco chiamata Dominikanherkirche, non so perché, ma tutte le parole in tedesco mi sembrano più cattive, è un edificio di culto gotico risalente al 1272, ma la peculiarità di questa chiesa è che al suo interno si nasconde la cappella di San Giovanni, decorata da affreschi di scuola giottesca. Ok, prossima tappa, e secondo me adesso andiamo a vedere una delle cose più interessanti qui a Bolzano, ovvero andiamo al Museo Archeologico dell'Alto Adige per ammirare Ozi, che sarebbe la mummia naturale più antica mai ritrovata. Infatti migliaia di visitatori da tutto il mondo vengono qui apposta per salutare Ozi, e adesso andremo a dargli un saluto anche noi. Ok, eccoci arrivati al museo, vediamo quanto ci costerà. Già all'entrata iniziano a parlare di Ozi. Ma ecco che all'improvviso da uno dei telefoni del museo arriva una chiamata inaspettata. Sei pronto? No, no, non voglio niente. No, 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 no. No, no, i miei non sono a casa. Ok, ok, ok. Ok, ok. Grazie, grazie. Salve, la ringrazio. Salve, salve. Ma adesso scopriamo alcune delle curiosità più importanti di Ozi, ovvero l'attrazione più interessante del museo, se non di tutta Bolzano. E per far questo risponderemo a tre domande importantissime. La prima è:
Perché il ritrovamento di Ozzy è stato così importante? Di particolare rilevanza è stata l'ascia che Ozzy aveva con sé durante il suo ritrovamento. Infatti si tratta dell'unica ascia dell'età del rame al mondo giunta integra fino ai nostri giorni. Quest'ascia in rame ha indotto gli archeologi a riconsiderare le epoche preistoriche. Infatti, grazie a questo reperto sappiamo che l'età del rame nelle Alpi è avvenuta ben 1000 anni prima di quanto si riteneva un tempo. Seconda domanda. Com'era fatto Ozzy quando era ancora in vita? Ozzy era alto 1,60 m quando era ancora in vita, mentre mummificato ha una lunghezza di 1,54 metri. Comunque assurdo che, per esempio, io non so ancora di preciso quanto sono alto io. Pensate che loro sono riusciti a scoprire quanto era alto Ozzy quando era ancora in vita. Comunque, in vita Ozzy pesava circa 61 kg, mentre poi si è messo a dieta ferrea e ha perso ben 48 kg, arrivando al suo peso forma attuale di 13 kg. Portava il 38 di scarpe, quindi se volete comprargli delle scarpe per Natale sapete che numero porta. Aveva gli occhi castani e questo è stato scoperto grazie a una ricostruzione, un esame del DNA. E aveva i capelli ondulati, color cascano scuro di media lunghezza. Adesso attenzione che nella prossima clip mostrerò la mummia di Ozzy, quindi per le persone più sensibili consiglio di portare il video avanti di circa 15 secondi, massimo 20 secondi, non di più. E vediamo com'è Ozzy adesso. Mamma mia quanto era brutto, zio. Cioè quanto è brutto adesso, non so prima. Trova il braccio lì. Quando erano piccolini. Ragazzi, sembra che mi sta guardando. Mi mette un po' d'ansia. Guardano negli occhi. Passiamo alla domanda numero 3. Ma come è morto Ozzy? Nonostante numerose indagini nel corso degli anni, non si è riusciti a scoprire cosa ne avesse determinato la morte. Diverse erano le ipotesi: assideramento, spossatezza, colluttazioni, eccetera. Ma la risposta definitiva l'abbiamo avuta solo nel 2001 grazie all'avanzare della tecnologia che ci ha permesso di rilevare una punta di freccia sulla spalla sinistra di Ozzy. Questo vuol dire che Ozzy è stato colpito mortalmente alle spalle, rendendolo uno dei primi casi criminali conosciuti. E adesso faccio una domanda io a voi. Scrivetevi nei commenti adesso, quindi stoppate un attimo il video o alla fine del video, perché hanno ucciso il povero Ozzy. Ozzy. Non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Praticamente qua mi stanno chiedendo: e tu cosa pensi di questo caso? Per quale motivo Ozzy sarebbe stato assassinato? E qua dai il tuo parere e io scrivo. Quindi iscrivetevi. Ok, è appeso. Guardate questo. Avevo convinto i suoi amici a investire in bitcoin. Però scritto è stato ucciso perché è arrivato da un Frank. Quindi state attenti. E questo è insieme questo, capito? Se non scrivi al canale arriva da un Frank e finisci come oggi. Praticamente qua fai il test della personalità. Con chi preferisci visitare i musei? Più gente partecipa, più sarà divertente. Da solo ho bisogno di tranquillità per osservare e per leggere. La persona che amo dovrebbe essere sempre al mio fianco. Sei tu, Fra. La persona che amo dovrebbe essere sempre al mio fianco. Perché sei venuto al museo? Per trascorrere dei bei momenti con amici e con la famiglia. Voglio fatti desidero intraprendere un viaggio nel passato. Il ritrovo di notte da solo in questo museo. Che cosa fai? Il mattino dopo so tutto su Ozzy. Parlo con me stesso, non amo la solitudine. Posto su Facebook una richiesta d'aiuto. Mi chiama di nuovo su tutto su Ozzy. Terzo pezzo la notte. Quale domanda ti piacerebbe fare a Ozzy? Eri una brava persona. Chi ti ha ucciso? Avevi molti amici nell'età del rame? Chi ti ha ucciso? Quali immagini ti attrae in particolar modo? E beh, senza dubbio.
Sei un tipo emozionale, desideri immedesimarti nella vita di allora, scopri che tipo di uomo era Ozzy e lascia il tuo messaggio personale. Al piano superiore abbiamo creato diverse aree, orientati in base ai colori, prendi un braccialetto verde e goditi l'area emozionale. Colore verde. Sentiamo, male che non sono uscito il colore giallo. Ok, allora non ho capito bene a cosa serve questo, però lo scopriamo adesso al piano superiore. Comunque ragazzi, strafigo sto museo, consigliatissimo. Interessante, poi ci sono ste cose che, boh, strane. Cos'è un parco giochi? Ragazzi, vi dico solo che questo è Fra ed era tipo qui. Io sono questo ed ero tipo qui all'11. L'11 mi ha fatto tirare 2 volte di fila, è arrivato qui. Ha fatto 2, è arrivato qui, io ho fatto 4, sono arrivato qui. E ho vinto io. Poi non scappare, scemo. Come perdere? Sta una crema? Dai, che adesso ci mancano ancora 7 tappe. Minchia, tu sembra comodi di brutto. Comunque ragazzi, sto posto è una mina. Dai, Fra, ti lascio qui. Andiamo. Andiamo fuori. Andiamo, Fra. Andiamo fuori. Ma che cazzo dici? Andiamo. Minchia, Ozzy era più vivo di te, figa. Ok, usciti dal museo, bellissimo museo, consigliatissimo. E adesso è diventata notte nel frattempo, che quel giochino ci ha occupato 7 ore. E adesso sembra molto più Natale di notte, tutte le lucine. Adesso andiamo a Piazza delle Erbe, prossima tappa, ed è chiamato il mercato della frutta. È stato fatto nel 200, dove una volta le donne si scambiavano i propri prodotti, ciò che coltivavano tra di loro, e adesso è diventato un mercato aperto tutti i giorni in questa piazza, dove vendono frutti, ortaggi, salumi, formaggi, speck e quant'altro. Andiamo a vedere com'è. In effetti è un vero e proprio mercato, vendono frutta, fiori di ogni tipo. Ok, adesso stiamo raggiungendo l'ultima tappa per la via dei Portici, che è la più importante di Bolzano, che è questa qui, ed è caratterizzata da questi balconi chiusi, e una volta veniva utilizzata dai commercianti per controllare le merci e le proprie bancarelle, eccetera, per controllare comunque la via. Ah, vabbè, ovviamente è chiamata anche via dei Portici perché a destra e a sinistra ci sono i portici. Pensa a te. Che fantasia. Che fantasia, ragazzi. Comunque secondo voi, Fra, come souvenir cosa si è portato a casa? Un bel guanciale da mezzo chilo a 16 euro. Un bel guancialotto. Quello ha detto che se lo mette sul comodino. Si fa un paio di carbonare con mezzo chilo di guanciale. Un paio gli basta. La mia natalizia. Ah, sono le cose a esposizione. Ed eccoci a Piazza del Grano. Quella è la casa della Pesa. O è questa casa della Pesa? E niente, ultima tappa di oggi. Sono le 6 passate e ci aspettano 3 ore di macchina, quindi direi, anzi 3 ore è il minimo, quindi direi di incamminarci verso la macchina. Quindi la nostra gita a Bolzano di un giorno finisce qui. Bella comunque, non me l'aspettavo neanche così carina in realtà, caratteristica, dai. Visitabilissima, facile da visitare anche questa. Per ripartire da sta piazza fino alla macchina sono 21 minuti, ci aspettano a piedi. Mamma mia ragazzi, c'è un vento che ti taglia, fa freddissimo. Ok, siamo ripassati per il mercatino. È giusto che io ve lo faccia vedere anche di notte. E si rianima di notte, forse è più bello che di giorno, perché ci sono tutte le luci, ha tutto più senso. Tutto illuminato, bellissimo di notte ragazzi. Qua è il Duomo. Ma in teoria alle 19 doveva chiudere. Ah sì, tra 40 minuti chiude però. Quindi di notte fino a una certa. Però mica, va come è tutto illuminato adesso. Siamo arrivati in macchina, veramente stanchissimi.
Io sono morto e adesso mi aspettano 3 ore di macchina. Ho preso un buon caffè prima di entrare in macchina, così vediamo di arrivarci ad Arcore. Per quanto riguarda i mercatini, diciamo che sono grandi, ma per essere i più grandi d'Italia me li aspettavo più grandi. Sono belli, diciamo che se ti visiti tutta Bolzano come abbiamo fatto noi eccetera, alla fine i mercatini secondo me in un'ora e mezza, 2 li giri massimo, e poi inizi a girarti Bolzano, che è comunque tutto vicino, non so, come avete visto ce la fai benissimo a girarla anche in un giorno. Quindi se passarti una giornata così, anche se è un po' intensa, ci sta, anche una notte, se ci avete i soldi. Noi siamo dei poveracci, già una giornata abbastanza avanzata. Tu Fra, che ne pensi? La stessa cosa. Ovvero? Sono dei bei mercatini. Ok. Anche io me li aspettavo più grandi. Ok. Detto questo, da Supertramp e Franchino è tutto. E Fra, cosa dobbiamo fare? Assolutamente proprio. Iscrivetevi, mettete like, lasciate un commento. Va bene così, basta. Va bene. Se volete anche condividerlo, condividetelo. Però iscrivetevi al canale. E da Supertramp È tutto. è zuzza.